Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Come scegliere la casa giusta per se stessi? Scegliere una casa è una decisione molto importante nella vita di una persona. Non si tratta solo di trovare un luogo dove dormire, ma di creare uno spazio dove vivere, riposare, lavorare e trascorrere il tempo con la famiglia o gli amici. Per questo è necessario riflettere bene prima di prendere una decisione e valutare diversi fattori. La casa che scegliamo influenzerà il nostro benessere, la nostra organizzazione quotidiana e persino il nostro umore. Il primo passo per scegliere la casa giusta è capire di che cosa abbiamo davvero bisogno. Alcune persone vivono da sole e preferiscono un piccolo appartamento facile da pulire e mantenere. Altri, invece, hanno una famiglia numerosa e necessitano di più stanze, magari anche di un giardino o di un garage. Fare una lista delle necessità principali è molto utile: numero di camere, cucina grande o piccola, presenza di balcone, distanza dal lavoro o dalla scuola, vicinanza ai trasporti pubblici, eccetera. Un altro aspetto fondamentale è il budget. Non basta desiderare una casa grande e bella. Bisogna valutare quanto possiamo spendere senza compromettere le altre spese della vita. È importante calcolare non solo il prezzo d'acquisto o l'affitto, ma anche i costi mensili come acqua, luce, gas, condominio e manutenzione. A volte, una casa economica all'inizio può diventare costosa nel tempo se ha bisogno di molte riparazioni. La posizione della casa è un elemento che influisce moltissimo sulla qualità della vita. Vivere vicino al lavoro o alla scuola riduce i tempi di trasporto e permette di avere più tempo libero. Allo stesso tempo, la zona deve essere sicura, con servizi come supermercati, farmacie, parchi e fermate degli autobus. Alcune persone preferiscono vivere in centro per essere vicine a negozi e ristoranti, mentre altre scelgono zone più tranquille in periferia, dove c'è meno traffico e più verde. La dimensione della casa è un altro fattore da valutare. Una casa più grande offre più spazio e comodità, ma richiede più tempo e denaro per la pulizia e il riscaldamento. Una casa più piccola è più facile da gestire, ma potrebbe risultare scomoda se la famiglia cresce o se si ricevono spesso ospiti. Bisogna quindi pensare non solo alle esigenze attuali, ma anche a quelle future. Anche lo stato della casa è molto importante. Quando si visita un appartamento o una villetta, bisogna controllare le condizioni delle pareti, dei pavimenti, degli impianti elettrici e idraulici. È utile chiedere informazioni sull'età del tetto, delle finestre e della caldaia, perché la loro sostituzione può essere costosa. Inoltre, la luminosità e la ventilazione degli ambienti sono fattori che influenzano il comfort quotidiano. Un consiglio utile è visitare la casa in orari diversi della giornata. La luce, il rumore e il traffico possono cambiare molto tra mattina, pomeriggio e sera. In questo modo si può avere un'idea più completa della vita quotidiana in quella zona. È anche importante parlare con i vicini per capire se ci sono problemi di rumore o di sicurezza. Infine, la scelta della casa deve essere anche una scelta emotiva. Certo, bisogna usare la logica e fare calcoli precisi, ma una casa deve anche farci sentire bene. Quando entriamo in un luogo e ci sentiamo a nostro agio, quando possiamo immaginare di viverci e di personalizzarlo con i nostri oggetti, significa che è probabilmente la scelta giusta. Un altro elemento che molti trascurano è il contesto sociale del quartiere. Se siamo persone che amano la tranquillità, è meglio evitare zone troppo vicine a locali notturni o strade con traffico intenso fino a tardi. Al contrario, chi ama la vita sociale e culturale potrebbe preferire un'area ricca di eventi, bar, ristoranti e attività comunitarie. Un quartiere può influenzare molto la nostra routine, le persone che incontriamo, le abitudini quotidiane e perfino il nostro senso di appartenenza. Anche i trasporti sono un fattore cruciale. Una casa in una zona ben collegata con autobus,
metropolitana o treni ci permette di muoverci facilmente senza dipendere sempre dall'auto. Questo non solo riduce le spese di carburante e parcheggio, ma aiuta anche l'ambiente. Chi invece lavora in zone difficili da raggiungere con i mezzi pubblici dovrebbe valutare bene la disponibilità di parcheggi e la qualità delle strade. Per chi ha bambini, la vicinanza a scuole, parchi giochi e strutture sportive è essenziale. Vivere in un'area dove i bambini possono muoversi in sicurezza e avere attività a disposizione significa anche meno stress per i genitori. Allo stesso modo, per le persone anziane, è importante avere vicino centri medici, farmacie e luoghi di incontro. Non bisogna dimenticare l'importanza della luce naturale. Una casa ben illuminata dal sole è più calda in inverno, più piacevole in generale e spesso più salutare. La luce naturale aiuta il nostro umore e riduce il bisogno di illuminazione artificiale durante il giorno, facendo risparmiare energia. Quando si visita una casa, è bene osservare l'orientamento delle finestre e capire quante ore di sole riceve ogni giorno. La distribuzione interna degli spazi è un altro aspetto da non sottovalutare. Due case con la stessa superficie possono offrire sensazioni molto diverse. Una potrebbe avere stanze ben proporzionate e un'ottima disposizione, mentre l'altra potrebbe avere corridoi lunghi e poco pratici. Una cucina aperta sul soggiorno, ad esempio, può essere ideale per chi ama cucinare mentre conversa con gli ospiti, ma può essere scomoda per chi preferisce tenere separati gli spazi. Un punto importante riguarda anche il rumore. Le case in zone trafficate, vicino a ferrovie o aeroporti, possono essere rumorose e disturbare il sonno. In questi casi, la qualità degli infissi e l'isolamento acustico diventano fondamentali. In campagna o in zone residenziali, invece, il problema può essere minore, ma conviene comunque controllare se ci sono fonti di rumore, come fabbriche o locali. Per chi acquista una casa, è consigliabile informarsi anche sul valore immobiliare della zona. Alcuni quartieri possono crescere in valore nel tempo, offrendo un buon investimento. Altri, invece, potrebbero perdere valore a causa di problemi come criminalità o mancanza di servizi. Anche per chi affitta, conoscere la reputazione del quartiere aiuta a evitare brutte sorprese. Non meno importante è la possibilità di personalizzare lo spazio. Alcune case sono pronte per essere abitate subito, ma non permettono molte modifiche. Altre possono richiedere lavori di ristrutturazione, ma offrono la libertà di adattare ogni dettaglio alle proprie esigenze. Bisogna valutare quanto tempo e denaro si è disposti a investire in queste modifiche. Infine, la decisione finale dovrebbe unire cuore e ragione. Una casa perfetta sulla carta potrebbe non darci emozioni positive, mentre una che non soddisfa tutti i criteri potrebbe colpirci al primo sguardo. La scelta migliore è quella che bilancia funzionalità, budget e sensazioni personali. Scegliere la casa giusta richiede pazienza, osservazione e realismo. È importante fare più visite, confrontare diverse opzioni e non avere fretta. Una casa è molto più di quattro mura. È il luogo dove costruiamo i nostri ricordi, dove troviamo sicurezza e dove possiamo essere noi stessi. Per questo, vale la pena dedicare tempo alla ricerca e fare attenzione a ogni dettaglio. Alla fine, quando si entra nella casa giusta, si sente una sensazione speciale, un misto di pace, entusiasmo e sicurezza. Quella sensazione è il segnale che abbiamo trovato il posto perfetto per noi. Se vi piace il mio canale, non dimenticate di iscrivervi. Ci vediamo nel prossimo video.